Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qui con il Kurzweil Forte SE e sono diciamo a casa di St. Cloud, sono ospite come spesso succede, mi danno una mano con il canale, mi fanno provare un po' di tastiere e niente, siamo andati a mangiare, le solite cose insomma che capitano quando ci vediamo qui, diventa un po' un modo per stare insieme e chiacchierare un po' di tastiere. Oggi volevo presentarvi questa opportunità. Praticamente
un aggiornamento del sistema operativo per il Kurzweil Forte SE, che è la versione 2.10 beta D. Per averla bisogna richiedere di essere beta tester, nel senso che non è rilasciata ufficialmente dal sito di Kurzweil, ma si può insomma in qualche modo ottenere. Vi dico questo perché oltre a mettere a posto alcuni bug vari, dà delle opportunità nuove, in particolare si tratta di compatibilità più che altro, sia compatibilità con la serie forte, quindi l'FM, la possibilità di inserire delle patch che sono state create per il Kurzweil Forte che sfruttano la sintesi FM, e anche una compatibilità con le catene di effetti che sono corrispondenti a questi programmi che si possono inserire. Una serie di possibilità che insomma diciamo avvicinano notevolmente questa macchina a Forte 88 e alla serie Forte non SE, diciamo, vi ho fatto sentire il pianoforte. Allora, la differenza fondamentale che c'è fra la SE e la Kurzweil Forte, diciamo in linea generale, è che qui abbiamo una flash play ridotta rispetto a Forte e quindi i campionamenti sono compressi. Si sente un pochino questa cosa, ma relativamente, ecco, diciamo. Io personalmente il ricordo che ho di Forte e di questa dal punto di vista qualitativo e della risposta sotto le mani non si sentono molto i gradini. La sensazione è assolutamente positiva in tutti i sensi e chiaramente tutte le categorie sono coperte benissimo. Ma la prima cosa che arriva, devo dire la verità, è la tastiera. Questa tastiera è veramente bella. A me sembra che i campionamenti siano ottimizzati, diciamo, per una resa comunque assolutamente efficace. Scusate se rido, ma chi mi segue sa che efficace è ridondante nei miei video. E mi sembra che la resa sia assolutamente efficace, conforme, diciamo, a una sintesi di quello che è Forte, un po' meno complessa, diciamo, anche se in realtà poi, come vi dicevo, questo nuovo sistema operativo la avvicina molto. Io la sensazione che ho è bene o male quella. Chiaramente Forte propone i campionamenti nel loro massimo splendore. Qui io però ho una sensazione sonora molto vicina. Devo dire più che in altre versioni più recenti di Kurzweil. Quindi questo qui, se la trovate a un buon prezzo, è un ottimo affare. Io passerei, poi ci sono tutti. Se volete vedere anche il video del Kurzweil che ho fatto qualche anno fa, vi metto la scheda. Io sento comunque sotto le mani una buona sensazione. L'organo è il classico KB3 di Kurzweil, che è un clone Hammond ormai che insomma comincia ad avere la sua età e in qualche modo si sente. Come ho detto in altri casi, quando ho avuto Kurzweil sotto le mani, a me personalmente rimane sempre l'amore per la PC3 e quella generazione. Diciamo che quel suono di Hammond, quel clone Hammond in quel periodo aveva ancora una resa che poteva essere anche nel dettaglio accettata, diciamo.
Adesso rimane di questo clone più che altro l'aspetto live di resa insieme al resto della band, che è una cosa che è importante e che questa tastiera sa fare bene. Dove qui chiaramente abbiamo i drawbars, abbiamo tutto, possiamo scegliere qualsiasi settaggio. Inserire la percussione. Diciamo che i controlli sono tutti a vista per quello che riguarda il clone, ripeto, un clone che risente degli anni, ma che comunque in un contesto dove l'organo non è in primo piano, può comunque, perché ha questa forza, rendere nell'insieme, quindi... Nel senso, questo per quanto riguarda gli organi. Per quanto riguarda tutta la parte di sintesi, chiaramente abbiamo all'interno anche di questa Kurzweil tutto quello che arriva dal motore Virtual Analog VAST, che è diciamo storico e che ha questa profondità, questa potenza che sinceramente... Qui abbiamo anche dei controlli chiaramente che agiscono, come il filtro, resonance, cut-off e tutto il resto. Chiaramente tutti questi controlli ci aiutano a rendere più espressivo lo strumento. Ecco, sentite, non so come dire, se siete abituati a Kurzweil, questo tipo di sound lo conoscete. Chiaramente, ripeto, questa tastiera si porta dietro tutta l'eredità della serie PC e di tutto il passato Kurzweil, quello diciamo glorioso, e in più aggiunge, in questo caso in modo abbastanza così ridimensionato e anche dal punto di vista del prezzo ridimensionato, tutta una parte di nuovo, che sono pianoforti, campionamenti vari, perché poi anche la parte dei piani elettrici è abbastanza complessa. Sentite questo dettaglio, chiaramente nella vecchia generazione non esisteva. Anche se io, come sapete da altri miei video, quando metto a confronto questa generazione nuova con quella diciamo precedente, per una questione probabilmente di affetto, mi trovo legato a quella precedente, però è evidente che qui abbiamo una maggior complessità all'interno del suono, e poi c'è l'FM che comunque è un'altra parte importante delle possibilità di questa tastiera, perché aggiunge un colore storico a quella che è la paletta sonora che abbiamo a disposizione. Poi ci sono chiaramente suoni molto crudi, sono molto belli assolutamente. Ora i Wurlitzer
sono tutti estremamente espressivi. Abbiamo tutte le astronavi che vogliamo. Ci sono tanti... Poi ci sono archi. Sono molto molto belli, ma questi fanno parte dello storico di Kurzweil, che è veramente riconosciuto, diciamo. Poi c'è tutta la parte dei brass, degli ensemble, quelli classici, le patch preparate, orchestrali. Ce ne sono. Tutte queste cose io le ho usate in passato, in situazioni, diciamo, teatrali. Avevo fatto una tournée, dove avevo usato Kurzweil. In quel periodo fortunatamente avevo Kurzweil e c'erano tutte queste cose dentro. Ogni tanto c'erano questi momenti un po' teatrali dove improvvisavo queste cose e devo dire che erano veramente utili perché erano già pronte, erano belle. Poi insomma, come vi dicevo, c'è di tutto, ci sono batterie, ci sono le classiche voci, le chitarre, i bassi, tutto quello che volete, percussioni. Poi ci sono questi suoni di cui vi parlavo, che mi piacerebbe farvi ascoltare, che sono... che diciamo secondo me mettono anche abbastanza in evidenza, chiaramente quando si cambia suono rimane. Cosa importante, chiaramente. Chiaramente per modo di dire, diciamo, rimane, quindi bello. Ecco, diciamo che il fatto che sia quello che si dice downscaled o downscaling dal forte si sente relativamente, ecco, mettiamola così. Probabilmente da certi punti di vista, poi chiaramente ha un display molto più ridotto, che è come quello dell'Artis. Ecco, questi suoni esaltano la purezza del Vast.
sono un po' di queste... Ecco, sentite, la risposta del Vast è sempre abbastanza sorprendente, perché c'è la sensazione è veramente quella di avere un sintetizzatore sotto le mani analogico. Poi è chiaro, la differenza la conosciamo, ne abbiamo parlato 1 milione di volte. Insomma, c'è da sbizzarrirsi. Torniamo. Ecco, sentite che, come dicevo appunto, sentite questo cambio repentino tra due mondi radicalmente diversi. C'è una sensazione di continuità, cioè questo strumento ha un suono che può piacere o non piacere, ma ha un suono, e questo è importante. Insomma, Kurzweil, nonostante questo cambiamento, continua a mantenere questa forza, questo suono, questo sound particolare che ha e che è veramente vincente. Poi è chiaro, chi è legato alla vecchia generazione, come molti di noi, perché spesso se ne parla, sente un po' la nostalgia, quei suoni che avevano quella potenza all'epoca. Ora chiaramente sentiti in solitudine possono fare uno strano effetto, ma sono ancora molto validi. Ecco, adesso diciamo che oltretutto sono cose che si possono ritrovare anche qui. Quindi insomma, per chi come me è affezionato alla vecchia generazione, forse questa è una buona via di mezzo, secondo me, fra quello che è il Forte 88, che comunque ha un costo e tutto il resto, e quello che è il mondo Kurzweil riassunto in questa modalità, diciamo così, un po' nel mezzo, che però non fa sentire l'economia. Diciamo che qui non si respira quella sensazione, soprattutto perché la tastiera è ottima, è bellissima. Ha una risposta eccezionale e quindi già quello fa molta differenza. Io ragazzi direi più o meno di aver visto tutto quello che c'era da vedere. Ottimo strumento, spero che vi siate divertiti, che sia stato utile e basta. Se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per avere mie notizie quando combino qualcosa, così posso disturbarvi con le mie novità. E vi ringrazio, vi mando un abbraccio e vi saluto. Ciao ciao. Ciao ciao anche da Daniele e Alex e tutta SynthCloud. Ciao ciao.